Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Airinol, compressa Malesh Istituto Farmacobiologico SPA. Ultimo aggiornamento. 25 agosto 2021. Cos'è Airinol, compressa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Airinol, compressa durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci, equivalenti farmaci esteri. Cos'è Airinol, compressa? Airinol, compressa è un farmaco a base del principio attivo bilastina, appartenente alla categoria degli antiallergici e nello specifico altri antistaminici per uso sistemico. È commercializzato in Italia dall'azienda Malesh Istituto Farmacobiologico SPA. Airinol, compressa può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Airinol 20 mg 20 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Menarini International Operation Luxembourg SA. Concessionario. Malesh Istituto Farmacobiologico SPA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe C. Principio attivo. Bilastina, gruppo terapeutico. Antiallergici, forma farmaceutica. Compressa, indicazioni, trattamento sintomatico della rinocongiuntivite allergica, stagionale e perenne, e dell'orticaria. Airinol è indicato negli adulti e negli adolescenti, 12 anni di età ed oltre. Posologia adulti e adolescenti, 12 anni di età ed oltre, 20 mg di bilastina, 1 compressa, una volta al giorno per alleviare i sintomi della rinocongiuntivite allergica, SARA-PAR, e dell'orticaria. La compressa deve essere assunta un'ora prima o 2 ore dopo l'assunzione di cibo o succhi di frutta, vedere paragrafo 4.5. Durata del trattamento per la rinocongiuntivite allergica. Il trattamento deve essere limitato al periodo di esposizione agli allergeni. Per la rinite allergica stagionale il trattamento può essere interrotto dopo la scomparsa dei sintomi e ripreso alla loro ricomparsa. Nella rinite allergica perenne può essere proposto ai pazienti un trattamento continuato durante il periodo di esposizione agli allergeni. Nell'orticaria la durata del trattamento dipende dal tipo, dalla durata e dal decorso dei disturbi. Popolazioni speciali. Anziani, non sono necessari aggiustamenti del dosaggio nei pazienti anziani, vedere paragrafi 5.1 e 5.2. Compromissione renale. Studi condotti negli adulti in speciali gruppi di rischio, pazienti con compromissione renale, indicano che non è necessario un aggiustamento della dose negli adulti, vedere paragrafo 5.2. Compromissione epatica. Non esiste esperienza clinica in pazienti adulti con compromissione epatica. Tuttavia, dato che la bilastina non viene metabolizzata e viene eliminata immodificata nell'urina e nelle feci, non si prevede che la compromissione epatica aumenti l'esposizione sistemica oltre il margine di sicurezza nei pazienti adulti. Pertanto, non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio nei pazienti adulti con compromissione epatica, vedere paragrafo 5.2. Popolazione pediatrica. Bambini dai 6 agli 11 anni di età con un peso corporeo di almeno 20 kg. Bilastina 10 mg compresse orodispersibili e bilastina 2,5 mg/ml soluzione orale sono appropriate per la somministrazione a questa popolazione. Bambini sotto i 6 anni di età e sotto i 20 kg. I dati attualmente disponibili sono descritti nei paragrafi 4, 4, 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non possono essere effettuate raccomandazioni relativamente alla posologia. Pertanto la bilastina non deve essere usata in questa fascia di età. La sicurezza e l'efficacia di bilastina nei bambini con compromissione renale ed epatica non sono state stabilite. Modo di somministrazione. Uso orale. La compressa deve essere deglutita con acqua. Si raccomanda di assumere la dose giornaliera in un'unica somministrazione. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego popolazione pediatrica. L'efficacia e la sicurezza della bilastina nei bambini al di sotto dei 2 anni di età non sono state stabilite ed esiste una limitata esperienza clinica nei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Studi di interazione sono stati condotti solo negli adulti e sono riepilogati di seguito. Interazione con il cibo. Il cibo riduce significativamente la biodisponibilità orale della bilastina del 30%. Interazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Airinol, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Airinol, compressa durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso della bilastina in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Studi condotti sugli animali non indicano la presenza di effetti negativi diretti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinario. Uno studio condotto negli adulti per stabilire gli effetti della bilastina sulla capacità di guidare ha dimostrato che il trattamento con dosi di 20 mg non influenza la capacità di guida. Tuttavia, dato che la risposta individuale al medicinale può essere differente, i pazienti devono essere avvertiti di non guidare o usare macchinari fino a quando non avranno stabilito la propria risposta alla bilastina. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza in pazienti adulti e adolescenti. L'incidenza di eventi avversi in pazienti adulti e adolescenti affetti da rinocongiuntivite allergica o da orticaria idiopatica cronica trattati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Le informazioni inerenti al sovradosaggio acuto di bilastina derivano dalle esperienze raccolte in trial clinici condotti durante lo sviluppo e la vigilanza post-marketing. Nel corso degli studi clinici, dopo la somministrazione di bilastina a dosi superiori di 10 o 11 volte la dose terapeutica, 220 mg come dose singola o 200 mg/vie per 7 giorni, a 26 volontari sani adulti, la frequenza degli eventi avversi occorsi durante il trattamento è stata di 2 volte superiore rispetto al placebo. Le reazioni avverse segnalate con maggior frequenza sono state capogiri, cefalea e nausea. Non sono stati segnalati eventi avversi gravi e nessun prolungamento significativo nell'intervallo QTc. Le informazioni raccolte nel corso della vigilanza post-marketing sono in linea con quanto riportato negli studi clinici. Una valutazione critica dell'effetto di dosi multiple di bilastina, 100 mg x 4 giorni, sulla ripolarizzazione ventricolare mediante un approfondito studio incrociato sul QT/QTc che ha coinvolto 30 volontari sani adulti, non ha evidenziato un prolungamento significativo del QTc. Non ci sono dati per il sovradosaggio nei bambini. In caso di sovradosaggio si raccomanda un trattamento sintomatico e di supporto. Non esiste alcun antidoto noto alla bilastina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antistaminici per uso sistemico, altri antistaminici per uso sistemico. Codice ATCR06AX29. Meccanismo d'azione. La bilastina è un antagonista istaminergico non sedativo, ad azione prolungata con selettiva affinità, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La bilastina viene rapidamente assorbita dopo la somministrazione orale raggiungendo la massima concentrazione nel plasma in circa 1,3 ore. Non si è osservato fenomeno di accumulo. La biodisponibilità media, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici sulla bilastina non evidenziano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno. Negli studi di elenco degli eccipienti cellulosa microcristallina sodio amidoglicolato, tipo derivato dalle patate, silice colloidale anidra magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Airinol, compressa a base di bilastina sono Robilas, compressa. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.